Vediamo come funziona il componente poligono. Lo troviamo sempre nelle curve, in primitive, poligono. Quindi clicchiamo su poligono, facciamo un clic all'interno dell'area di lavoro e il poligono viene inserito. Il poligono di default ha un numero di lati pari a 6. Andando a cliccare sui vari connettori, questo vuole un plane che in questo momento è un piano XY, questo vuole il raggio del poligono, S è il numero di segmenti del poligono e RF è l'eventuale fillet degli angoli del poligono. Allora, innanzitutto cominciamo a creare un number slider, quindi doppio clic number, number slider e diciamo che può essere un numero naturale, un poligono, diciamo il minimo può avere 3 lati, quindi il minimo sono 3 lati, il massimo facciamo 20 lati. Confermo con ok e vado a collegare questo connettore qui nel segmenti, quindi muovendo questo parametro riesco a ottenere un poligono con il numero di lati che voglio da 3 a 20. Impostiamo quindi questo valore su 8, quindi creando un ottagono. Questo parametro va a definire il raggio, quindi seleziono questo, CTRL C, CTRL V, ne creo una copia, entro qui dentro e dico che il raggio può andare da un valore di 0 a un valore di 20 e può essere un numero reale, quindi anche con la virgola. Vado a collegare questo elemento con il raggio, quindi con questo creo il raggio, con questo decido il numero di lati. Se voglio che gli spigoli possono subire un raccordo, faccio di nuovo CTRL V per creare una copia del number slider e gli do un range che va da 0 ad 1, ad esempio, come numero con la virgola. Lo collego a questo elemento e quindi se mi avvicino, con questo impostato a 0 lo spigolo è uno spigolo vivo, con questo arriva a 1, volendo si potrebbe anche aumentare questo parametro. Il piano è sempre il piano XY, ma volendo, come abbiamo visto per le altre forme, potrei legarlo ad un numero, ad un punto, e spostando il punto sposterei anche il poligono.